Finalmente ci siamo lasciati alle spalle un opaco 2020. Quello che continuerà invece nel 2021 sono le puntate di questo canale, del mio canale, di Alex KC. Oggi vi parlerò di originalità. Sigla! Prima di iniziare questa puntata inaugurale del 2021, ci tengo a ricordarvi quanto sia importante per me la vostra iscrizione al canale e l'attivazione delle notifiche per i nuovi video, oltre ai like. Questo perché mi aiuta a far crescere la community e a offrirvi dei contenuti che siano sempre migliori. C'è una parola che viene spesso pronunciata e che personalmente mi provoca un po' di disagio ogni volta che la sento. Questa parola è originalità. Ma qual è il significato di originale? Cosa possiamo definire originale? Se andiamo sul dizionario Treccani abbiamo logicamente varie definizioni. La prima ci dice che si tratta di un aggettivo o sostantivo con riferimento a scritti, opere d'arte o altre produzioni che è di mano dell'autore, contrapposto a ciò che ne è una copia, riproduzione o imitazione. Un manoscritto originale, un testo originale, quindi non modificato, un quadro originale, quindi dipinto dall'autore in persona. Un'altra delle definizioni affronta la questione da un'angolazione diversa. È considerato originale uno scrittore, un artista, che non si ispira a concetti o modelli altrui, ma trae da sé, dalla propria fantasia, idee e motivi nuovi. Il discorso sull'originalità assume quindi connotazioni inaspettate. Certamente definire un'opera originale, nel senso di non ispirata a qualcos'altro, è un'operazione che trovo assolutamente superficiale. Sono solito dare un peso importante alle parole e difficilmente mi sentirete dire che un artista o la sua produzione sia originale, men che meno la mia di conseguenza. Logicamente, nella storia dell'arte a tutto tondo ci sono stati numerosi artisti capaci di innovare, di trovare soluzioni, temi, materiali e lavorazioni originali, ma niente, nessuno ha creato qualcosa senza essere stato influenzato in modo più o meno forte da qualcun altro che lo ha preceduto. E la parte fondante del discorso sta proprio qui. A cosa si può applicare il bollino di originalità come da definizione? Probabilmente a quasi nulla. Ciò che invece è di primaria importanza è la riconoscibilità di un'opera e di un autore. Se prendo questa immagine di Van Gogh che tutti conosciamo, La notte stellata, la posso con facilità inserire all'interno del contesto storico dell'autore. Il suo viaggio a Parigi, la sua conoscenza con gli artisti in voga in quel periodo, Toulouse-Lautrec, Gauguin, oltre alla sua passione per l'arte giapponese e per Hokusai. Ma se guardo questo dipinto, io riconosco Van Gogh. E un genio come lui non avrebbe mai realizzato quest'opera se non avesse avuto dentro di sé migliaia di altre immagini, suoni, voci, esperienze. Ma a questo punto mi piacerebbe portare il discorso sulla fotografia. È più difficile o più semplice essere originali al giorno d'oggi? Il bombardamento di immagini certamente ci invoglia a creare, ma allo stesso tempo desensibilizza e rischia costantemente di omologarci. Vediamo centinaia di migliaia di immagini paesaggistiche che sono una la copia dell'altra. C'è una ricerca che tende alla vuota spettacolarizzazione del paesaggio che non aggiunge nulla a quanto è stato detto e fatto milioni di volte in precedenza. Allora diventa lecito scattare pezzi di paesaggio da poter ricostruire in post-produzione, immagini che nella vita reale non esistono, picchi aguzzi dove in realtà ci sono cime stondate, scenari notturni scattati di giorno e tanto altro. Intendiamoci, la fotografia non è mai stata e mai sarà una rappresentazione della realtà oggettiva, è una interpretazione soggettiva dell'occhio del fotografo, che parte dallo scatto e finisce con l'ultimo stadio dell'elaborazione digitale. Ma se lo scopo diventa quello di mostrare gli attributi, allora perdiamo un fattore fondante, l'esperienza. Sì, perché quel tipo di cui parlavamo prima, quel certo Van Gogh,
non poteva certo guardarsi le immagini su Instagram e copiarle. C'è una cosa che mi ha incuriosito e che ho scoperto qualche settimana fa con la nuova release di Photoshop 2021. È stato implementato uno strumento in grado di sostituire il cielo in una immagine. Qui potete vedere una prova fatta con una mia foto. Non c'è molto da lavorare, se l'immagine è adatta basta premere un bottone. Qui ho provato con un'altra e come vedete il risultato non cambia. Lavoro perfetto, senza alcuno sforzo. Sia chiaro, a livello lavorativo e a livello tecnico è un qualcosa di straordinario, ma questo a cosa ha portato? Cercando sul web si trovano centinaia di immagini con un cielo preso dalla banca dati inserita dentro Photoshop. Sono per la precisione 25 cieli, tolti 10 che sono anonimi, gli altri 15, se hai un po' di occhio, li riconosci subito. Questo mi riporta al discorso fatto all'inizio. Ha senso definire un qualcosa originale? Ora, meno che mai, no. Ma al contrario, ha senso spersonalizzare e omologare tutto? No! Noi abbiamo delle frecce al nostro arco. La passione, la perseveranza, l'espressione di noi stessi in fondo. La possiamo chiamare con molti nomi, ma in fin dei conti è come mostrare un nostro biglietto da visita, la nostra carta di identità fotografica. Voi vorreste avere sulla vostra carta d'identità il nome di un'altra persona? Io no. Per questo vi propongo una sorta di esercizio. Andate in un luogo che amate particolarmente o che avete visto molte volte ripreso in fotografia. Scattate come un libro bianco. Non guardate le inquadrature degli altri che sono lì con voi. Non cercate di imitare cose che avete già visto. Non verrà fuori nulla di nuovo perché le immagini saranno comunque nella vostra testa, ma sarà qualcosa di vostro. E se questo esercizio lo si fa di continuo, ci si crea una propria identità ed è la cosa di cui in realtà tutti abbiamo bisogno, perché l'arte è questo, nella sua più piccola come nella più grande delle manifestazioni, è espressione di noi stessi e della nostra creatività. Mi piacerebbe fare un esperimento con voi, perché vorrei che questa diventasse una vera e propria community che possa avere un forte livello di interazione. Vorrei vedere le vostre immagini. Vorrei che mi inviaste una o due delle vostre fotografie che possano rappresentare voi stessi al 100%. In descrizione trovate il mio indirizzo email. Inviatemi un link o l'immagine stessa e spiegatemi perché siete così affezionati a quella fotografia. In una prossima puntata parlerò di quelle che sono le immagini che rappresentano me stesso e farò vedere anche le vostre. Sono certo che ne verrà fuori qualcosa di speciale. Io vi saluto e vi ringrazio come sempre. Alla prossima!